Bentrovati. Dopo aver affrontato in qualche modo la microstriscia, di gran lunga la più diffusa tecnologia, struttura guidante nei circuiti integrati a microonde, volevo anche darvi un cenno almeno di un'altra struttura, la cosiddetta slot line o linea fessurata, perché in qualche maniera è una struttura che potrebbe essere alternativa alla microstriscia nell'uso appunto nei circuiti integrati, ma anche in qualche modo complementare, quindi creando una sorta di tecnologia mista. Adesso vedremo perché. Come è costituita la slot line? C'è uno strato dielettrico, vedete, di costante relativa εr, poi abbiamo sopra e sotto due regioni supposte indefinite di aria. La fessura è praticata in una parete metallica perfettamente conduttrice, quindi una sorta di metallizzazione, come al solito sempre di spessore infinitesimo. Chiamiamo appunto H l'altezza dello slab, W la larghezza della fessura, e poi non c'è invece niente nell'interfaccia inferiore, c'è semplicemente un passaggio dal dielettrico all'aria. Questo che cosa fa pensare? Che potremmo, per esempio, supporre di depositare qui una striscia, oppure immaginate di vedere la struttura capovolta così che la striscia stia in alto, e di conseguenza quest'altro piano fa sia in qualche modo da piano di massa della microstriscia, ma anche il piano dove c'è la fessura della slot line. In questo modo è possibile realizzare per esempio degli accoppiatori direzionali in tecnologia mista. Come al solito l'effetto della presenza del dielettrico addensa il campo al suo interno e quindi minimizza in qualche modo le perdite per radiazione, ma notiamo anche che questa struttura in qualche maniera è una fenditura. Ricordate, diciamo, i vari esperimenti di fisica con interferenza, diffrazione da fenditure. Quindi in effetti, siccome è una fenditura che si estende indefinitamente nella direzione, in questo caso z, possiamo senz'altro prevedere che il campo in qualche modo legato a questa fenditura abbia a che fare con le funzioni di Bessel, perché le funzioni di Bessel sono le funzioni, le autofunzioni, le funzioni naturali, diciamo, in coordinate cilindriche, anche se qui la geometria è cartesiana, però in qualche modo verranno fuori da questa fessura delle onde cilindriche, o potrebbero venire fuori. Quindi già vediamo un po' uno dei problemi o comunque degli aspetti, questa presenza in qualche maniera di una parte cartesiana e una parte cilindrica. Poi vedremo probabilmente in una lezione successiva che ripercussioni avrà questo poi quando andremo a studiare questa struttura con dei metodi analitici rigorosi, come per esempio il metodo cosiddetto dello spectral domain, del dominio spettrale, che affronteremo in una lezione successiva. Perché lo dobbiamo usare questo metodo più complicato? Perché anche in questo caso abbiamo a che fare con una struttura che non è bidimensionale, nel senso che se camminiamo, se il solido omino cammina lungo la direzione X, lui fa esperienza di cambiamenti, perché per esempio qui prima sta camminando sul metallo, dopo un po' comincia a camminare sul dielettrico, poi di nuovo sul metallo, dunque la struttura è senz'altro tridimensionale. E questo fa cadere un po' il nostro apparato semplice con cui abbiamo trattato i problemi nelle lezioni precedenti. Allora, una primissima approssimazione che fa uso del concetto già visto varie volte di indice di rifrazione efficace o costante dielettrica relativa efficace, quindi l'indice di rifrazione efficace è kz su k0 o in questo caso anche beta z o beta su k0, quindi possiamo supporre che questo beta su k0 sia naturalmente la radice quadrata della costante dielettrica relativa efficace, e questa costante dielettrica relativa efficace sia semplicemente la media aritmetica della costante dielettrica relativa del dielettrico e di quella dell'aria. Qui abbiamo aria e dielettrico e quindi facciamo un po' 50-50.
Ecco, incredibilmente questa formula può porgere dei risultati corretti al 10%, che potrebbe anche andare bene per quelle che sono le normali esigenze di progetto. Quindi questa è un'approssimazione, per così dire, di ordine zero. Adesso invece vediamo un'approssimazione, allora chiamiamola del primo ordine, molto ingegnosa, molto intelligente, dovuta a Seymour Cohn, che è stato uno dei padri della tecnologia delle microonde. I suoi bellissimi articoli, fra l'altro, che spaziano su argomenti molto diversi, quindi mostrano veramente il valore della persona al di là della specializzazione. Sono degli anni 60, sono degli articoli belli perché anche facilmente approcciabili, facilmente comprensibili e molto densi di intuizioni, di talento, diciamo così. Allora, vediamo come Cohn in qualche modo si è dato da fare per cercare di ricondurre questo problema, che abbiamo visto ha degli aspetti legati alla geometria cilindrica, a una situazione invece perfettamente cartesiana, perfettamente rettangolare, cioè proprio, vedremo alla fine, a una guida d'onda rettangolare. Allora, osservazione preliminare. Noi naturalmente utilizziamo questa struttura, o pensiamo di utilizzare questa struttura guidante per, diciamo, propagare delle onde elettromagnetiche, quindi senz'altro ci interesserà avere una struttura adattata, cioè avere assenza di riflessioni. Ma invece dice Cohn, facciamo per un attimo l'ipotesi che noi invece abbiamo ottenuto una riflessione totale lungo la slot line. Ricordate, abbiamo visto nelle lezioni precedenti qual era l'andamento del modulo della tensione al variare di z lungo una linea di trasmissione. Si trattava di una funzione periodica non sinusoidale che aveva dei massimi e dei minimi distanti rispettivamente metà della lunghezza d'onda in guida. Attenzione, ricordo che la lunghezza d'onda in guida era legata al beta z, e in particolare era uguale al 2π greco sul beta. Nel caso in cui c'era perfetto adattamento, questa funzione periodica non sinusoidale diventava semplicemente una costante. Nel caso opposto, invece, in cui c'era la riflessione totale, questi minimi diventavano degli zeri, e questo corrispondeva appunto all'insorgere di onde stazionarie, il che si verifica di onde puramente stazionarie. Nell'altro caso erano invece puramente progressive, nel caso intermedio è una via di mezzo, un po' di progressivo, un po' di stazionario. Dicevo, queste onde puramente stazionarie corrispondevano perfettamente alla presenza di questi zeri o di questi, diciamo, come si chiamano, nodi, cioè dei punti in cui il campo è nullo, e questo tra l'altro creava anche dei compartimenti stagni, nel senso che non c'era una vera propagazione, non c'era una comunicazione fra appunto un certo compartimento di dimensioni lambda legate alla lunghezza d'onda in guida e l'adiacente compartimento stagno, appunto, a distanza, ripeto, tra uno 0 e l'altro di lambda g mezzi. Sarebbe stata tra un minimo e l'altro. Allora, che succede? Quindi supponiamo di aver fatto questo lungo la direzione z. Noi naturalmente non vediamo quello che succede lungo z, vediamo soltanto quello che accade per z uguale a 0, cioè sul piano del foglio, per così dire. Però supponiamo che un po' prima, un po' dentro il foglio e un po' dopo, un po' verso di noi, ci siano questi due zeri, questi due nodi. Allora lì la tensione è nulla, ma la tensione era legata, ricorderete, al campo elettrico, in particolare al campo elettrico trasversale. Quindi significa che se la tensione è nulla, noi possiamo avere questi due punti, uno dentro il foglio e l'altro verso di noi, in cui questo campo trasverso è nullo. Ma se il campo trasverso è nullo, questo vuol dire che non cambiamo le condizioni al contorno se mettiamo in quella sezione che non conosciamo, ma che comunque ci sarà e che è distante lambda g mezzi dall'altra, un piano, in questo caso diciamo parallelo al foglio, perfettamente conduttore. Quindi immaginate di avere due piani paralleli al foglio, quindi due piani diciamo lungo xy, uno all'interno
dentro il foglio, l'altro verso di noi, che in qualche maniera delimitano la struttura. Prima osservazione. Seconda osservazione. È, diciamo, presumibile, per quello che sappiamo in altro modo, per la nostra, diciamo, conoscenza previa, che il campo appunto sia in realtà guidato in questa struttura e che sia condensato, sia concentrato nelle vicinanze della fessura, così come accade dualmente nel caso della microstriscia, che è in qualche modo la struttura complementare. Pensate anche agli schermi complementari di Babinet, quindi diciamo la fessura è sostituita dalla striscia e così via. Nella microstriscia il fenomeno di guida del campo elettromagnetico avviene nei dintorni della striscia e qui possiamo immaginare che sia nei dintorni della fessura. Allora, se ci allontaniamo sufficientemente, e qui ho invece potuto disegnare questi altri due, sono dei piani stavolta longitudinali, quindi paralleli al piano YZ, e quindi c'è la traccia qui sul piano XY. Se noi andiamo a sistemare questi due piani a sufficiente distanza, siccome il campo in qualche modo si attenua allontanandosi dalla fessura, noi possiamo sistemare tranquillamente questi piani perché il campo non arriva nemmeno a vederli, quindi non si accorge, si è talmente estenuato che non li vede neanche, quindi metterceli o non metterceli non cambia nulla, allora noi ce li mettiamo. E non a caso chiamiamo B la distanza fra questi due piani. Come non avevo detto, abbiamo chiamato A la distanza uguale a lambda G mezzi fra gli altri due piani paralleli al piano XY. Allora, a questo punto, che cosa siamo riusciti a costruire? Siamo riusciti a costruire una guida d'onda rettangolare. Attenzione, la vediamo, diciamo, procedendo nella direzione Y. Quindi immaginate di avere il solito omino che in questo caso si sta muovendo verticalmente nella direzione Y, e che cosa vede se noi lo intervistassimo? Ecco, lui vede sopra e sotto di lui due pareti metalliche distanti B, e poi vede a sinistra e a destra due altre pareti metalliche distanti A, che era uguale a lambda G mezzi. Quindi si trova perfettamente all'interno di una guida d'onda rettangolare di dimensioni A e B, larghezza A e altezza B. Però c'è qualche cambiamento in questa guida rettangolare riempita d'aria, poi incontra l'interfaccia col dielettrico per y uguale a 0, e a questo punto allora si trasferisce, passa in una guida d'onda rettangolare piena di dielettrico, ma questo dielettrico a un certo punto finisce dopo un tratto di lunghezza h, poi c'è una discontinuità che vedete è in sostanza, e questa discontinuità è proprio quella che si chiama in gergo un'iride capacitiva. Cioè, vedete, abbiamo queste due pareti che in qualche modo lo chiudono verso l'alto e verso il basso e che creano, diciamo, una diminuzione di altezza della guida, dopodiché lui, scavalcando questa discontinuità, si può appunto studiare a parte e si dimostra che è l'equivalente nella tecnologia della guida d'onda rettangolare alla presenza di un componente concentrato che è appunto di tipo capacitivo, da qui il nome di iride capacitiva, mentre invece la struttura duale in cui avremmo avuto due pareti metalliche che vanno a restringere la larghezza invece che l'altezza, si potrebbe dimostrare corrisponde nella linea di trasmissione equivalente associata alla guida d'onda rettangolare a un'iride induttiva, cioè un componente concentrato di tipo induttivo. Perché sono dei componenti concentrati? Qui si potrebbe fare un discorso che richiederebbe però un po' più di tempo sul fatto che in corrispondenza a certe discontinuità vengono normalmente eccitati necessariamente per poter soddisfare le condizioni al contorno aggiuntive imposte dalle discontinuità stesse, dei modi di ordine superiore. Però che succede? Che se la struttura è progettata in modo accurato, in modo da consentire soltanto
il cosiddetto range unimodale, cioè al di sopra della frequenza di cutoff, ovviamente del modo dominante, altrimenti non si propagherebbe niente, ma al di sotto della frequenza di cutoff del primo modo di ordine superiore, questi altri modi di ordine superiore che vengono eccitati non possono però propagarsi perché risultano sotto cutoff, e quindi il loro effetto, sia che vadano in qualche modo a propagarsi in avanti, cioè nella direzione positiva dell'asse y in questo caso, ossia che tornino indietro nella direzione negativa dell'asse y, in ogni caso hanno vita breve, perché siccome devono attenuarsi procedendo lungo y, necessariamente il loro effetto è concentrato nelle vicinanze della discontinuità. Ma allora, essendo invece la linea di trasmissione un circuito a costanti distribuite, questi effetti concentrati dei modi di ordine superiore possono essere tenuti in conto attraverso appunto dei componenti concentrati. E qui nella fattispecie si potrebbe dimostrare che si tratta di un condensatore di una capacità, nell'altra situazione invece si tratterebbe appunto di un induttore. Quindi che cosa possiamo fare a questo punto? Possiamo applicare il metodo della risonanza trasversa, cioè immaginare qui una rete equivalente trasversa che ha prima una regione infinita in aria, ma allora come al solito se siamo in una regione infinita, questa si può considerare una linea adattata e quindi sostituibile dalla sua impedenza caratteristica relativa al tipo di modi, in particolare al TE10 di questa guida d'onda rettangolare sui generis. Poi ci sarà un altro tratto di linea di trasmissione di altezza h, corrispondente allo slab dielettrico, poi ancora andando verso l'alto ci sarà una capacità concentrata legata alle caratteristiche di questa iride capacitiva e poi di nuovo una regione d'aria infinita che corrisponde nuovamente a un'impedenza caratteristica Z0 con lo stesso valore di prima. Allora in questo caso, avendo costruito questa rete equivalente, noi possiamo, applicando il metodo della risonanza trasversa, metterci in una certa sezione e in questa sezione andare a vedere verso l'alto, verso il basso, calcolare l'impedenza che si vede verso il basso, sommarla a quella che si vede verso l'alto e uguagliare a 0, e questo che cosa ci darà? Ci darà, diciamo, nel nostro caso, in questo caso particolare, il numero d'onda, per così dire, trasverso, ma qui si parla di direzione y, quindi i numeri d'onda lungo y nel dielettrico, che è naturalmente supposto reale, perché nel dielettrico supponiamo ci sia la propagazione, e nell'area invece sopra e sotto, in cui supponiamo che sia puramente immaginario, cioè di avere un KY0 che è uguale al solito meno J alfa y0, dove alfa y0 è l'attenuazione nella regione dell'aria, ma in funzione di cosa? Ecco, in funzione, come al solito, dei parametri della frequenza, naturalmente dei parametri geometrici e fisici. Ma quali sono i parametri geometrici in questo caso? I parametri fisici sono in sostanza la costante dielettrica relativa dello strato. I parametri geometrici sono le dimensioni A e B della guida, nonché, attenzione, i parametri veri, perché questa guida in qualche modo è immaginaria, nonché i parametri veri che sono l'altezza h dello slab e la larghezza W della fessura che compare all'interno dell'espressione che noi qui non ricaviamo perché sarebbe troppo lungo e complicato, all'interno dell'espressione della capacità, dell'iride capacitiva. Quindi abbiamo le dimensioni vere, queste ultime, e le dimensioni fittizie, che sono B e poi la dimensione A. Ma attenzione, che cosa c'era dentro A? Dicevamo che A era uguale a lambda G mezzi, lambda G era uguale a 2π greco su beta, quindi all'interno di questa equazione caratteristica, di questa equazione trascendente che noi otteniamo, abbiamo in realtà il beta, che è proprio il prodotto finale dell'analisi. E che dire della larghezza B? Ecco, la larghezza B, diciamo per ipotesi, è una larghezza tale che in qualche modo il campo non si accorga neanche della presenza delle pareti. Quindi a questo punto dobbiamo procedere empiricamente, per così dire, cioè dobbiamo all'inizio provare a risolvere l'equazione caratteristica per diversi valori di B e magari ci accorgeremo che al variare di B, ad aumentare di B, le soluzioni cambiano.
però poi quando si arriva a un certo valore per così dire, di soglia, che è il valore, diciamo, sufficiente a partire dal quale in sostanza le pareti non vengono viste, la soluzione non cambierà più con V. A quel punto possiamo fermarci e dire, ecco, abbiamo trovato un'espressione per la relazione di dispersione in forma implicita, cioè la variazione del nostro beta o beta z, che è all'interno della dimensione A, al variare a questo punto della frequenza e delle vere dimensioni fisiche H e V doppio. Dobbiamo però fare qualche piccolo controllo, cioè dobbiamo in qualche modo, dovremmo in qualche modo controllare che nelle regioni d'aria noi ci troviamo in realtà sotto cutoff e quindi si ha effettivamente l'attenuazione che dicevamo prima, invece nella regione dielettrica A su lambda 0. Di lambda G mezzi, ecco, scusate. E possiamo controllarlo. Ecco perché A, che è uguale a lambda G mezzi, è anche uguale, scusate, lo scroll, A che è uguale a lambda G mezzi è anche uguale, volendo, a lambda G su lambda 0 per lambda 0 mezzi. Ma allora noi peraltro ricordiamo che in genere nelle curve di dispersione beta su K0 è maggiore di 1, perché le curve di dispersione di queste strutture guidanti sono giacciono in una striscia compresa, come sappiamo bene, anche per il concetto di indice di rifrazione efficace, l'abbiamo detto tante volte, compresa fra il valore beta su K0 uguale a 1 e il valore beta su K0 uguale alla radice di εr. Quindi senz'altro beta su K0 sarà maggiore di 1. Ma che cos'era beta su K0? Era l'inverso di lambda G su lambda 0, perché appunto beta uguale a 2π su lambda G e K0 uguale a 2π su lambda 0. Quindi se beta su K0, noi sappiamo già dalle nostre conoscenze generali, è maggiore di 1, ne segue che lambda G su lambda 0 sarà minore di 1 e quindi a questo punto si può scrivere come un qualcosa che è minore di lambda 0 mezzi, cioè siamo sotto cutoff nelle regioni d'aria, perché la condizione del cutoff in termini della larghezza A della guida rettangolare, la condizione di propagazione era che A fosse maggiore di lambda 0 mezzi, fosse almeno uguale a lambda 0 mezzi. Se invece è minore, siamo sotto cutoff. Invece che cosa succede nella regione dielettrica? E qui sfruttiamo l'altra informazione, il fatto che beta su K0 deve essere minore della radice di εr, ma questo significa che il suo inverso, lambda G su lambda 0, sarà invece maggiore di 1 sulla radice di εr. E quindi in questo caso risulterà, per la stessa relazione di prima, che A è maggiore di lambda 0 fratto 2 radice di εr. Ma che cos'era lambda 0 sulla radice di εr? Era il lambda, cioè il lambda nel dielettrico, e quindi A è maggiore di lambda mezzi nel dielettrico. Dunque il modo dominante effettivamente sarà al di sopra del cutoff nella regione dielettrica. E con questo il cerchio si chiude. Vi faccio ancora notare la bellezza, il talento di Seymour Cohn nel proporre questo approccio, che peraltro dà dei risultati veramente accurati in termini di indice di rifrazione efficace, come poi potremo verificare applicando la procedura più rigorosa, il metodo dello spectral domain, che vedremo in altre lezioni. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima occasione.